Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Parliamo nuovamente di Snapseed, l'applicazione per il ritocco fotografico sui nostri dispositivi mobile, Android e iOS compresi, quindi tutte e due piattaforme, tutti e due i sistemi operativi. Questa applicazione, come è stato già detto, sviluppata da Google nel lontano 2016, si aggiorna ancora continuamente, rivelando anche tante nuove funzioni, tra cui una che mancava, la fotocamera interna. Quindi ora potete scattare foto con l'applicazione Snapseed e sviluppare, diciamo, il vostro operato all'interno dell'applicazione stessa. Quindi tutto un ecosistema che si chiude, potete scattare e modificare. Inoltre ci sono tanti nuovi strumenti che vedremo poi in un altro tutorial, ma adesso ci concentreremo ovviamente su questa nuova funzione. Non so se le versioni sono allineate Android e iOS, questo non ve lo so dire, nei commenti fatemelo sapere. Andiamo a scoprire la funzione fotocamera di Snapseed. Prima di andare a vedere questa funzione fotocamera che è stata implementata in Snapseed, ci tengo a dire ovviamente due cose. Per iOS partiamo dalla versione 18, ok, quindi disponibile sugli iPhone che supportano iOS 18. Per Android mi sembra di aver capito dalla versione 5 e ovviamente questo non lo so perché è stata lanciata all'inizio del 2026, però ovviamente, come dicevo, datemi conferma perché sì, ho Samsung ma non l'ho installata, ragazzi, mea culpa. Quindi andiamo a vedere, adesso non ci resta che andare a vedere questa funzione che è molto simpatica perché ci permette di andare a scattare foto direttamente con Snapseed. Ecco, una cosa che ci tengo innanzitutto a iniziare a parlare della parte che questa applicazione, cioè modifica ma non è permanente. Le modifiche non sono permanenti, possiamo cambiare in qualsiasi momento. Clicchiamo sulla fotocamera, ci vengono dati delle schermate di preview che ci fa vedere ovviamente la parte manuale e automatica, molto interessante, anche se manca un parametro, ma andremo a vederlo dopo. Qui ci fa vedere che ci sono le pellicole, possiamo già impostare una pellicola in preview, anche se dice che proprio il preview non può essere, poi non è perfettissimo, però vabbè, ce ne facciamo un'idea. Ma come dicevo, ovviamente queste pellicole possiamo anche andarle a modificare all'interno della parte modificabile di Snapseed, perché non è permanente, cioè poi vi faccio vedere tutto quello che applichiamo nella parte di modifica di Snapseed, si può eliminare o modificare o cambiare. Andiamo avanti, ci sono anche tutti i filtri, le pellicole, tutte le modifiche che abbiamo fatto su delle foto nostre e praticamente possiamo applicare i stessi parametri, ok, sulla foto nuova, direttamente nella fotocamera. Qua ci fa vedere ovviamente dei preview di foto, di Kodak, e qua ci sono gli skin. Se io vado avanti, cambio gli skin proprio dell'applicazione. Non ci resta che andare a cliccare sotto e dare il consenso ovviamente alla fotocamera, perché sennò non possiamo fare nulla. Quindi ci appare questa schermata che ci, diciamo, suggerisce di andare a scegliere già una pellicola. Vedete sopra abbiamo praticamente tutto quello che concerne le spiegazioni di questa pellicola, da dove viene, cosa è stata usata, ed è tutto ovviamente simulazione analogica. Andiamo avanti, cambiamo pellicola. Oppure se andiamo a cliccare qua modifiche, vedete compaiono tutte le nostre foto, ok, che abbiamo modificato nel corso diciamo, che usiamo Snapseed, delle nostre foto, quindi vengono applicati ovviamente i parametri sulla foto che stiamo per fare. Due cose da dire importanti, cioè una magari, è tutto online per me perché sono tutto su iCloud le foto. Quindi tutto quello che vedete adesso in questa parte qui è online, questo è modificabile, quindi se andiamo offline non c'è più nulla, ok? Quindi se lavorate offline, quindi avete tutto, quindi se non condividete le foto su iCloud, altrimenti anche Snapseed le foto le prende dai cloud, quindi se non ci sono poco da fare, non può utilizzarle. Beh, detto questo, ok, va bene così. Andiamo di nuovo sulla pellicola. Ecco, se torno indietro nella parte, vedete qua bianca, vuol dire che non applicherà nessuna pellicola, quindi perché vi faccio vedere poi ovviamente dove è questa funzione. Ok, questa è
praticamente la nostra parte, aspettate che c'è qualche problema di questo, bellissimo, questa cosa cinese è mortale, ragazzi, che attappa la fotocamera, ragazzi, è bellissimo. Vado a prendere l'altro cavalletto. Ok, ho cambiato il cavalletto, vabbè ragazzi, è lo stesso, non ci preoccupiamo di queste cose. Allora, vedete, qui abbiamo il preview, ok, questo è il preview, sotto c'è un bel tastone che ci invita a scattare, ma vediamo in alto, innanzitutto qua c'è la funzione automatica o manuale, infatti vedete sotto, non voglio dare botta al cavalletto, si apre ovviamente qua sotto la funzione manuale. Se ci clicco sopra, poi sotto posso spostare la ghiera, ok, e andare a modificare. Ecco, se ci riclicco sopra, il parametro, ok, ritorna in automatico. E questo vale per tutto, per tutti quanti, anche la focale. Vedete? Quindi se voglio abbassare l'ISO perché la foto mi risulta troppo scura, troppo chiara, ok, posso abbassare e cominciamo a ragionare, ok? Ecco, possiamo anche andare a fare un tap, ovviamente, sulla foto stessa, vedete che appare lo stesso quadratino, ma non credo che si blocchi, se clicco lungo non si blocca nulla. Poi comunque ragazzi è una cosa buona, ok? Qua abbiamo ovviamente la possibilità di andare a cambiare l'obiettivo, ok? Quindi possiamo andare a cambiare, io ho due obiettivini a grandangolo, è normale, quindi sono poveretto. E poi cosa abbiamo? Il flash qua sotto, ok? Quindi il flash. E qui invece cliccando così ritorniamo nella parte manuale, automatica, scusate, che cliccate sopra, ovviamente lui prende l'esposizione e potete cliccare senza andare a preoccuparvi di parametri. E manca un parametro, quale parametro manca? Dai, rispondete. 1, 2, 3, 4, 5. Bravi! Il bilanciamento del bianco non esiste, però vabbè, magari non esisteva nelle fotocamere analogiche, che ne so io. Ne avevo una ma non mi ricordo. Vabbè, a parte queste mie scemate battute che non servono a niente, clicchiamo sul menu e abbiamo qua la possibilità di andare a cambiare gli skin, ok? Quello che abbiamo visto prima. Ovviamente abbiamo supporto e abbiamo tutto quello che ovviamente concerne il supporto di Snapseed se vogliamo fare qualche domanda. Qua sotto abbiamo il fraccione che ci indica che possiamo andare a cambiare la pellicola, quindi posso andare a cambiare la pellicola qui o posso andare a applicare un filtro precedentemente modificato in Snapseed, quindi non ci resta che mettere una pellicola, cliccare sulla spunta qua e andare a fotografare, quindi faccio così e vado a scattare. Ah, non so se vi ho detto, qua c'è il flash, quindi vabbè, il flash, ok. Ecco, quando ho scattato la mia foto e vado qui, ok, mi ritrovo la mia immagine, ho fatto già una di prova, mi sono sgamato. Se ci clicco sopra andiamo nella parte modificabile, ma se andiamo nei layer, cosa ci compare? Ci compare, vedete, la pellicola applicata ed eccola qua. Quindi cosa possiamo fare? Ho zoomato ma non volevo. Torno indietro. Possiamo ovviamente andare a modificare questo parametro, ok? Quindi vedi modifica e quindi che succede? Possiamo andare a cambiare il tipo di pellicola. Quindi quello che voglio dimostrare è che Snapseed non distrugge le nostre foto, le tiene diciamo memorizzate tutti i parametri all'interno del diciamo di Snapseed. Quando abbiamo finito e torniamo indietro alla foto originale, ovviamente quello che ho fatto, che ho scattato, andiamo qui e possiamo andare ovviamente a modificare tutto quello che vogliamo. Ecco, vedete che sono stati aggiunti tanti parametri, ok? Tante nuove funzionalità, vedete che sono tante le funzioni che sono state aggiunte, quindi possiamo andare ovviamente a modificare tutto quello che vogliamo e praticamente, ecco, cosa succede qua? Spara questo qua. E possiamo modificare tutto e quindi niente, l'immagine rimane ovviamente modificabile. Ma se voi andate nella parte, nell'applicazione foto, ok, del vostro iPhone e modificate questa foto con l'applicazione foto, ovviamente Snapseed non la riconoscerà più.
Bene ragazzi, avete visto, Snapseed fa sempre un passo avanti, quindi bene, molto bene per questa funzione qua, perché ci permette di andare a scattare e modificare, ok, direttamente le foto su Snapseed, che vi ricordo che è un'applicazione professionale perché è usata anche da fotografi. Ovviamente l'unico limite è che funziona solo su mobile, ok, smartphone o tablet che sia. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, che fate crescere il canale. Dai, siamo oltre i 4.000 ormai, 4.000, no, oltre 4.400, quindi andiamo avanti verso i 5.000. E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se vi interessa l'argomento, ovviamente, e se volete sciaccate sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti dei video che arriveranno su questo canale. Con questo un abbraccio, ci vediamo presto.